finalmente è arrivato il fine settimana e come vedete sono nel mio van, sono diciamo circondato da ettari di bosco. Vedendo da Google Maps davvero il dove mi trovo è un puntino in mezzo circondato dal verde e dovrebbe essere sicuramente un posto ricchissimo di fauna e di animali selvatici. Qui vicino c'è un laghetto, infatti ho scelto appunto questo spot per fermarmi perché così domani mattina andrò subito a vedere questo laghetto, che magari ci sarà qualche uccello acquatico, non so, qualche capriolo, qualche volpe, non so. Il meteo purtroppo non è dei migliori, infatti sta diluviando e lo sapevo, il meteo comunque dava parecchia pioggia in tutta la zona e anche temperature abbastanza basse, infatti adesso siamo a 6 gradi temperatura esterna e 12 dentro il camper. Sta piovendo, però volevo farvi vedere comunque dove ho parcheggiato. Guardate là, non so se si vede il sole, il tramonto. Ho fatto in tempo a fare la clip quella da fuori che era iniziato abbondantemente a piovere. Infatti stavo asciugando un pochino la camera e il problema di un van così piccolo è che quando ci sono giornate del genere, quindi piove o comunque quando le giornate ancora sono corte, le cose da fare purtroppo finiscono subito, quindi si ritrova spesso dentro al van che dici ok, adesso cosa faccio? Io infatti spesso, come infatti anche oggi ho fatto, mi porto un libro, mi porto qualcosa da fare perché magari non c'è neanche la connessione internet. Niente, ora con questo rilassante suono della pioggia che batte sul tetto del van mi stendo anche un po', che penso che mi stenderò un pochino. È mattina, ha piovuto tutta la notte.
ha piovuto tutta la notte. Sto qui intorno al pan, sono picchio. È bellissimo perché c'è tutta la natura che si sta risvegliando. Sta tuonando, sta nevicando e là c'è il sole. C'è un meteo davvero approfittato di un momento in cui non pioveva per venire a vedere il lago qua sotto. Però tranne qualche uccello che sta più o meno lassù, nascosto tra gli alberi lassù, non ho trovato niente. Il tempo è davvero instabile. Un minuto piove, un minuto nevica, un minuto esce il sole. È davvero imprevedibile questo tempo oggi. Ecco, infatti, appena è iniziato a nevicare, il filo qua sotto. Ho provato a fare un po' di foto con il tele, a
a soggetti statici tipo foglie, le canne dentro il laghetto, qualche fiore, qualcosa del genere. Purtroppo con questo tempo anche gli animali tendono a farsi vedere di meno, quindi mi sono cambiato, ho tolto i vestiti bagnati, ho messo quelli, quelli per casa e ho anche disfatto il letto, insomma, e ho messo il tavolino montato così che tra poco mi faccio un bel piatto di pasta. Ho deciso di fare due passi perché qua vicino ci sono i resti di un'antica rocca medievale. Sono partito con il sole. Il tempo non è per niente bello. Di qua è un pochino più aperto, mentre di qua è tutto completamente nero. E ogni tanto si sentono anche dei tuoni. Meraviglioso.
Eccolo lassù. Di smettere di piovere non se ne parla proprio, quindi lascio momentaneamente l'attrezzatura qui e voglio esplorare un po' questa rocca. Più o meno il van dovrebbe essere da quelle parti là. Sì, perché quella è l'ultima casa che ho incontrato, quindi dovrebbe essere da quelle parti. Meraviglioso. Che vista.
eccomi arrivato al posto per la notte. È un po' tardi perché mi sono fermato per strada, c'era un panorama bellissimo, tutte le colline e mi sono dovuto fermare a fare qualche scatto. Adesso mi trovo qua, insomma, è un posto completamente diverso, anche un pochino affollato perché è un posto, una meta dove molta gente viene, insomma, abbastanza conosciuto, ecco. Quindi, però, non la sera, quindi vediamo un po' come andrà questa notte qui. Evviva! Finalmente la cena. A lume di candela. Ho acceso un polvo e basto perché comunque per stemperare un po' fuori adesso ci sono 3 gradi, 2,9, quindi in diminuzione. Dentro 10 gradi all'interno, ma di più adesso ho acceso, saranno almeno 15 gradi. E sì, stanotte girerà, sicuramente andrà sotto lo zero, quasi sicuramente. Stamattina sono uscito proprio letteralmente in pigiama dal van. Come ho messo fuori il naso, oltre la temperatura sotto un paio di gradi sotto lo zero, ho notato che era tutto ricoperto di ghiaccio, tutto ricoperto di brina, bellissimo, di fili d'erba e fiori. Poi è uscito il sole e ho deciso di fare qualche bello scatto alle colline verdi, a queste onde che creano le colline. E mentre ero qui che spaziavo tra fotografia di paesaggio, fotografia con il tele, particolari, foto al sole che usciva tra le nuvole, la mia attenzione è stata attirata da una cosa che si muoveva in fondo a questa valle qua sotto e ho guardato meglio, era infatti un capriolo. Adesso probabilmente sta salendo in quella direzione, dietro però quella collina, quindi non lo vedo più. Il giorno è proseguito con fotografie di piante e fiori che in questo periodo dell'anno ricoprono e colorano i prati.
Ma il sole ormai alto e il vento che iniziava a soffiare non sono una buona combinazione per la macrofotografia. Ho avuto molti incontri durante la giornata, ma uno in particolare è stato il più importante. Le rondini sono tornate. Partite dal Sudafrica un mese fa, hanno completato la loro migrazione. Questo segna ufficialmente l'arrivo della primavera e con essa il ciclo della vita che riparte.